tolgo. Vi ricordate la mia GoPro Fusion? Sì, quella che ho distrutto nel botto in moto. Ecco. Non è più rotta. Ta-da! Però Alberto, mi raccomando, cioè. Basta botti, basta botti. Insomma, lui è il mio amico Fabio, mi ha contattato, mi ha scritto so come fartela avere di nuovo integra. E il risultato è che grazie a lui adesso ho di nuovo la mia GoPro Fusion. Quindi grazie. Andate a dare un occhio al suo sito, come si chiama? Orotoliphone.it. Su Facebook, Instagram. Si chiama Orotoliphone. Dovrei E cosa fai lì? Riparazioni di smartphone. Adesso facciamo anche adesivi per le moto. Grazie, andate a vedere il suo sito. Grande. Tra l'altro, faccio vedere la moto, dov'è? Bellissima. Grazie Fabio per la GoPro, non ci avrei mai sperato, ve lo giuro. E invece ho di nuovo una GoPro Fusion. Come potete vedere sono qua in palestra perché oggi faremo una serie di test per valutare quali sono le mie performance, tra virgolette. Lui fa. Grazie per le virgolette, si poteva sentire la performance. E capire dove andare a potenziare in vista della stagione 2019. Vai, 1 27. L'ultimo ovviamente era Da rap. bene, la categoria donne sei piazzato molto bene. Grazie. Test finiti, sono andati molto bene ed erano solo una piccola parte. Sono più di 10 test che faremo. Chiaramente non puoi farli tutti in un giorno perché se no agli ultimi esplodi. E la cosa bella sarà, oh madonna, rifare questi test a febbraio e vedere il progresso. Ho appena pubblicato il video in cui annuncio lo speciale 250k. Sono arrivati un botto di commenti, grazie a tutti. Ne avrò un po' da leggere per trovare il migliore. Adesso finisco di montare le puntate di Racing is Life e poi si esce fuori a cena. Questa roba che fa schifo a tanti, a me piace un sacco. Penso sia verza. Ma mi piace di brutto, cioè me ne faccio mezzo chilo, me lo mangio così. La cena di ieri è andata bene. Ho rivisto un mio amico del liceo che conosco da 21 anni, che vive a Milano e che vedo 3 volte l'anno, perché io, nonostante viva a Milano, non esco mai. Sono sempre in giro. Comunque questo è il mese dei weekly vlog sfigati, perché anche a sto giro il weekly vlog si basava su una cosa veramente figa che avrei fatto in pista domani, ma che è stata annullata un'ora fa. È una maledizione. Ma la rifaremo ai primi di ottobre e su questo canale mi vedrete alla prova di una moto che non ho mai provato prima d'ora. Buono, ma una puzza. Bene, quasi finito di montare il video. Sono le 7:15. Devo uscire a fare 5 km di corsa nel minor tempo possibile, perché è uno dei test che Ste mi ha dato da fare. Ok, test numero 3. Finito. Morto. 5 km di corsa finiti, fatti al massimo della mia velocità. Adesso doccia, cena di lavoro e poi boh. Giovedì, mezzogiorno, di nuovo in palestra, altri test. Potenza esagerata. Bravo. Buondì, sono le 11, sto andando a Milano perché ho una riunione con Ste e la mia agenzia.
Stiamo organizzando qualcosa di fichissimo per il fitness. Non vi posso ancora dire niente perché è tutto allo stadio embrionale, quindi brainstorming. Ieri finito l'allenamento, sono tornato a casa. Dall'1 alle 10 di sera ho ininterrottamente montato video, ho fatto delle cronache di gare, quindi c'ho anche avuto il tempo di accendere la telecamera e filmare. Ok, naturalmente oggi dopo la riunione, secondo voi che cosa farò? No, 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 no. Addio. No, proprio no. No. Quello che devo fare oggi erano altri test, ma i test di ieri mi hanno ucciso. Ho tutte le gambe completamente bloccate qua dietro, anche le braccia, quindi i test che dovevamo fare oggi rimandati a lunedì. L'incontro però è andato benissimo. Abbiamo buttato le basi di questo progetto che appena avremo definito tutto ne saprete di più. Ora sono le 4:20, una mezza giornata di riunione. E secondo voi che cosa farò di bello oggi? Devo finire di montare gara 2 di Racing is Life. Montaggio finito, adesso devo fare la immagine d'anteprima. Thumb finita, sono le 20:02, dovevo uscire 10 minuti fa per andare a cena e si prospetta una cena un po' alcolica. Ho paura di come mi sveglierò domattina. Quasi mette male. Ah, madonna. Aia. La nottata è stata lunga. Ho un male alle chiappe e alle gambe. Non per colpa della nottata, non fraintendetevi. Colpa di quei maledetti squat. Basta, tolgo. Vabbè, colazione con i biscotti quelli senza lattosio. E poi, secondo voi, che cosa farò oggi? Buonasera. Ci hai preso gusto, eh? Sì, Siamo qua per fare un addio al celibato un po' particolare perché abbiamo deciso di divertirci. battesimo della pista. A spalmarmi anche. 2 belli scivoloni. Grazie Nasca. Ormai è entrato nel tunnel. Devi entrare! Stai zitto quando parli con te. Le domeniche sera che piacciono a me. Loro girano con le pit e io. Ma tu sei Federico, quello che fa i video! Ma fare il video di questa bellissima giornata? Sì!
Mica come ti sei infilato. Dentro. Sì, ma stavo stramazzando, però bravo, veramente. Che bello. Bello. Ho pochi giri, ma... Dio. Appena finito 5 turni da 10 minuti l'uno in 2 ore. Vi posso garantire che qui sopra, qui dentro, sono veramente tosti. In questa stagione di gare ho capito tantissime cose sull'andare in moto. Ho capito che è uno sport veramente difficile, perché per andare forte, oltre all'allenamento fisico, la forma fisica, servono tantissime cose. Tecnica, talento, follia, budget, tranquillità mentale, rilassatezza, concentrazione. Andar forte è un insieme di tutte queste cose che devono essere fatte tutte alla perfezione. È davvero tutto un mix di cose che non si possono imparare così. Quello che voglio fare quest'inverno è sedermi, mettere insieme tutte le idee, raccogliere tutto quello che ho seminato quest'anno e iniziare a lavorare su ogni singolo aspetto della guida in moto per arrivare l'anno prossimo a essere più competitivo di quest'anno. Sto dando il massimo, sto preparando tutto al top e da oggi si inizia a migliorare la tecnica di guida. L'inverno è lungo, ne avrò da lavorare.